Ho amato sin dal primo giorno la sensazione del vivere da solo. Avere un mio spazio, gestirlo a mio piacimento, prendendomene cura e indirettamente prendendomi inconsapevolmente cura anche di me. È bastata una semplice cameretta di poco più di 7 metri quadrati, un letto a una piazza, un comodino di legno, un piccolo armadio, 3 mensoline e una scrivania con solo una lampada e qualche fotografia appesa al muro con dello spago, insieme a un atlante di quelli che si colorano grattando via la patina d'oro degli stati in cui si è già viaggiato. È nata qui la mia passione del vivere in solitaria e da quel momento ho cominciato a ricercare negli anni successivi quell'indipendenza che ero riuscito a conquistare fino a spingermi ad acquistare casa a soli 25 anni. Ma ho lasciato un pezzo di cuore in quella stanza in affitto affacciata sul campus della mia università, un luogo pieno zeppo di ricordi, che è stato la prigione dove ho vissuto tutto il periodo del lockdown, ma è anche il posto magico dove ha avuto inizio il mio viaggio alla ricerca della felicità. In Corea del Sud, questo stile di vita in solitaria prende il nome di Honjuk, che letteralmente significa tribù dei soli. Un po' una contraddizione che si addice perfettamente al mio modo di essere un paradosso. Inizialmente considerato un termine della concezione negativa, associato a persone emarginate e incapaci di vivere nella società, al giorno d'oggi assume un significato più forte e decisamente positivo, e le persone non vengono più quindi giudicate come Honjuk, ma sono loro stesse a volersi definire tali. Un Honjuk lo è per scelta e si dimostra fiero di esserlo. Ci vuole coraggio per stare da soli. Concedendo più tempo per se stessi ed eliminando qualsiasi tipo di distrazione proveniente dall'esterno, si ha l'opportunità di mettersi a confronto con il proprio sé, di mettersi a nudo di fronte a se stessi. Ci togliamo quella maschera che siamo inconsciamente abituati a indossare all'interno della società, dimostrando prima di tutto e soprattutto a noi stessi chi siamo veramente. E la gran parte delle persone ha paura di conoscere il vero sé, teme di doversi mettere faccia a faccia con chi si è veramente. E basta davvero poco, anche una semplicissima passeggiata in mezzo alla natura, da soli con se stessi, ed ecco che la verità emerge, il nostro io più puro e autentico si espone e inizia a parlare. E ascoltarlo non è così scontato. Siamo troppo abituati a vivere in un mondo avvolto dalla fretta e dalla frenesia, che corre veloce in modo alienante ed estenuante, e difficilmente riusciamo ad avere il tempo di fermarci un attimo, per ristabilire ordine ai pensieri, per capire chi siamo, dove stiamo andando, se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta per noi, ma ci facciamo bastare l'approvazione di chi ci sta intorno, senza sentire la voce che arriva da dentro di noi, sovrastata dalle voci provenienti da fuori. Un Honjuk non si lascia frenare dai giudizi altrui, ma si interessa solo ed esclusivamente del proprio benessere, andando spesso controcorrente rispetto al pensiero comune, concentrandosi più sull'autorealizzazione piuttosto che sull'approvazione degli altri. Il proprio io viene messo al primo posto, al centro della propria esistenza, avendo così la possibilità di imparare a vivere prima con noi stessi che con gli altri, consapevoli che la relazione con il proprio sé è l'unica con cui saremo costretti a convivere per il resto della nostra vita. Amo ogni mia passeggiata in montagna trascorsa a salutare tutte le persone che incontro sul sentiero. Sorrido a tutti quelli che mi domandano curiosi a cosa serve fare fotografie alla mia sfera di vetro e mi assaporo ogni singola scena dei film che guardo al cinema seduto accanto a qualche sconosciuto. Vivere da Honjuk non vuol dire doversi isolare dal resto del mondo. A noi Honjuk piace svolgere attività che solitamente si svolgono in compagnia, ma vivendole in solitaria, ritagliandoci dei momenti in cui possiamo sentirci liberi di essere noi stessi, semplicemente di essere, ma mai sentendoci soli. E appunto ci vuole coraggio ad affrontare gli sguardi incompresi puntati addosso, mentre ti godi una cena in un ristorante di Lisbona con musica di fado dal vivo in sottofondo, o quando vieni sorpreso durante una sessione di meditazione nella posizione del loto, seduto su una roccia in mezzo a un torrente di montagna. Essere un Honjuk significa ascoltarsi appassionatamente, coltivando il proprio io più profondo, rimodulando le proprie priorità, ridefinendo quali sono le cose veramente importanti per noi. Adottando uno stile di vita più contemplativo, si arriva poi a un punto in cui si riesce a comprendere che le risposte a tutte le nostre domande sono già in nostro possesso, incrementando giorno per giorno una autoconsapevolezza sempre maggiore. D'altronde, come cita Paulo Coelho, se non stai mai da solo, non puoi conoscere te stesso. E tra le tante attività che noi Honjuk apprezziamo maggiormente,
ecco che il viaggio ritorna in gioco e io sicuramente lo metto al primo posto.